tutti ragazzi, oggi finalmente vi propongo una ricetta che era da tempo che volevo mostrarvi, ovvero quella dei tortelli di zucca. Allora, innanzitutto io sono di Reggio Emilia, non di Mantova, e i tortelli di zucca sono tipicamente mantovani, quindi la mia ricetta può essere un po' diversa da quella tradizionale mantovana. Ad esempio, noi non utilizziamo la mostarda nel ripieno, però spero che vi possa piacere la ricetta di mia nonna. I tortelli di zucca non sono ovviamente una ricetta semplicissima, bisogna esercitarsi un pochino, soprattutto nel tirare la sfoglia, eccetera eccetera, però il ripieno è semplicissimo e soprattutto una volta preparato il ripieno potete congelarlo per utilizzarlo qualora vorrete appunto preparare i tortelli. Ovviamente troverete tutte le dosi nell'info box sotto al video, però mi raccomando, sia per il ripieno che per la sfoglia ricordatevi che io vi do delle dosi indicative, anche perché soprattutto nel caso del ripieno vi consiglio di assaggiare, di creare il ripieno che preferite di più, quindi utilizzate sempre questi ingredienti ma con le dosi che più preferite. Per quanto riguarda la sfoglia ricordatevi che più o meno la regola è questa, ovvero un uovo per ogni persona. Nel mio caso io ho cucinato i tortelli in occasione della cena di Natale della mia classe, quindi eravamo diverse persone e devo ringraziare alcuni miei compagni di classe che mi hanno aiutato con appunto il girare alcune scene, nel buttare i tortelli nell'acqua e così via, perché da sola registrare e cucinare sarebbe stato praticamente impossibile. Detto questo, io spero proprio che la ricetta vi piaccia. Se avete domande o curiosità oppure dei dubbi riguardo appunto la preparazione dei tortelli, non esitate a scrivermi lasciando un commento sotto al video oppure su Facebook, come più preferite. Spero che la ricetta vi piaccia e vi mando un bacione e buon appetito! Per prima cosa cuocete la zucca nella modalità che più preferite, al forno o a bagnomaria. Quindi controllatene la cottura con una forchetta. Riducete quindi la zucca in purea. Utilizzate la forchetta oppure il mini pimer per un impasto più omogeneo. Aggiungete gli amaretti tritati finemente, parmigiano reggiano in abbondanza, infine aggiungete la noce moscata. Il vostro ripieno per i tortelli di zucca è pronto, potete anche congelarlo e utilizzarlo in un secondo momento. Per quanto riguarda la sfoglia, iniziate con il creare un cratere all'interno della farina e aggiungetevi le uova. Quindi iniziate a mescolare con una forchetta. Quando l'impasto risulterà più omogeneo, iniziate a lavorarlo con le mani. Continuate ad impastare su una spianatoia. Due piccoli accorgimenti, mi raccomando, pulite di tanto in tanto la spianatoia dalla pasta secca e aggiungete la farina poco alla volta. Infatti, se la pasta dovesse risultare troppo secca, sareste costretti ad aggiungere un uovo. La sfoglia deve risultare morbida, omogenea, ma che non si attacchi alle mani. A questo punto infarinate leggermente la spianatoia, adagiatevi la sfoglia e copritela con una ciotola, posizionandovi sopra un peso in modo tale che l'aria non passi. Lasciate riposare per circa una mezz'oretta. Ritagliate un pezzo della sfoglia e cominciate a provare a tirarla con la macchina. Se dovesse risultare troppo umida, potrete impastarla ulteriormente con un pochino di farina. Ogni volta che dovrete passarla nella macchina, mi raccomando, infarinate leggermente la sfoglia e cercate di ottenere delle strisce larghe e sottili. Aiutandovi con un cucchiaino, posizionate il ripieno dei tortelli più o meno nel mezzo della striscia. Richiudete su se stesso l'impasto
facendo attenzione a rimuovere eventuale aria all'interno di ogni tortello nel momento in cui lo stringerete. Una volta chiusi i tortelli, ritagliate le forme utilizzando un tagliapasta seghettato. Stringete ulteriormente ogni tortello creato per evitare che in cottura possa fuoriuscire il ripieno. Quindi adagiate i tortelli sopra un vassoio precedentemente infarinato e lasciateli riposare fino alla loro cottura. Buttate i tortelli in acqua salata e bollente. Basteranno pochi minuti perché i tortelli siano pronti, all'incirca 3 o 4. Quindi scolateli direttamente all'interno di una ciotola rimuovendo più acqua possibile e conditeli con abbondante burro e parmigiano reggiano. Potete creare dei veri e propri strati di tortelli sopra cui farete sciogliere il burro e che cospargerete di parmigiano reggiano grattugiato. I vostri tortelli di zucca sono pronti per essere serviti. Buon appetito! Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Vi ricordo che se doveste provare le mie ricette potete condividere le foto delle vostre creazioni con il mio canale utilizzando l'hashtag il cibo delle coccole o Cuddling Food sia su Instagram che su Twitter. Cliccando sui riquadri di fianco a me potete vedere le ultime video ricette e vi ricordo inoltre che nell'info box sotto ad ogni video trovate le dosi delle ricette e i link utili ai social network. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!